Ciao confusi! Oggi facciamo una cosa importante. Oggi insegniamo ai confusi come lamentarsi in italiano. In Italia è quasi uno sport nazionale e come tutti gli sport ha delle regole. Oggi, Mara, sono molto stanco. Ma dai, Dario, ti lamenti già? Non abbiamo ancora iniziato. Mara, che fatica iniziare questo video. Ho dormito male, non trovo le chiavi e il mio vicino ha deciso di usare il trapano alle 7 di mattina. Ecco, vedi? Mi sto lamentando. Vedete, ragazzi, Dario ci sta dando una lezione gratuita. Ma non sono arrabbiato con te, Mara. È una lamentela esistenziale. Questo è il segreto. In Italia, lamentarsi serve a fare amicizia. Proprio così. Se mi chiedono come stai e rispondo bene, grazie, penseranno che ho qualcosa che non va. Molti stranieri però hanno paura, pensano che lamentarsi sia maleducato. Lamentarsi è un'arte, ma dovete saperlo fare con stile. Esatto, se vi lamentate troppo forte, sembrate dei turisti stressati. Se lo fate bene, siete quasi italiani. E per farlo bene vi serve il nostro angolo del boost linguistico. Parliamo di una parola minuscola ma potentissima. Un po'. Un vero superpotere. Un po' ridimensiona tutto. Rende ogni critica educata. Facciamo un esempio. Siete in un hotel rumoroso. Se dite «c'è un casino», il receptionist si offende. Ma se dite, senta, la camera è un po' rumorosa, Cambia tutto. Lui penserà «che cliente gentile, ora lo aiuto». funziona anche al ristorante. Se la carne è bruciata, Non dite «fa schifo», dite «è un po' cotta». e se il conto è troppo alto? Siete in un posto di lusso e volete lamentarvi? Non dite «siete dei ladri». Dite «ah, ok, è un po' caro qui». Quel un po' significa so che mi state fregando, ma mi lamento con classe. Usatelo per tutto. La pizza è un po' bruciata. Il caffè è un po' freddo. Vi salva la vita, vi permette di dire la verità senza offendere nessuno. Lo uso anche con Mara. Mara, oggi sei un po' precisina. Meglio che dirmi che sono pesante, vero Dario? Ok, meglio cambiare discorso. Passiamo alla seconda rubrica. Parola colloquiale spiegata male. L'espressione regina della rassegnazione. Lascia perdere. Questa è fondamentale, ma spiegala bene ai nostri amici confusi, Dario. Lascia perdere significa è successo un disastro e non ho la forza di parlarne. È la risposta perfetta se siete pigri come Dario e non volete spiegare i dettagli. Facciamo una prova. Mara, chiedimi dell'ufficio postale. Dario, com'è andata ieri alle poste? Hai richiesto quel documento? Mara, lascia perdere. Capito? Significa fila infinita, sistemi rotti, mattinata persa. Ma in due parole ho detto tutto. Senza usare passati prossimi difficili. Funziona anche con il meccanico. Allora ti ha riparato la macchina? Lascia perdere. Significa che è ancora rotta e ho speso 1 milione di euro. E con il treno? Com'è andato il viaggio a Roma? Ah, lascia perdere. Significa che sono stato in piedi vicino al bagno per 3 ore. Vedete? È comunicazione pura. Risparmiate energia e l'altra persona capisce subito. Se qualcuno vi risponde così, ragazzi, non fate altre domande. Se dicono lascia perdere, voi dite solo ah, mi dispiace e basta. È il codice d'onore della lamentela italiana. Però attenzione, se usate sempre lascia perdere, sembrate depressi. Beh, siamo in Italia. Un po' di dramma serve sempre. Vero. Ma ora basta lamentele, altrimenti questo video diventa un mattone. Speriamo che questi consigli vi siano utili per sopravvivere almeno al bar. Io vado a vedere se il vicino ha finito col trapano, ma mi sa che... Lascia perdere, Dario. Ecco, hai capito tutto. A presto, confusi!